Creepy Tale 2 è una paurosa avventura puzzle ispirata alle antiche favole europee, una new entry nella serie Creepy Tale, iniziata nel 2020 dal piccolo team chiamato Creepy Brothers. C'era una volta un bambino di nome Lars che viveva insieme al padre e alla sorellina in una capanna vicino al bosco. La vita era semplice e pacifica, ma un giorno una sconosciuta forza del male attacca la casa, ferisce il padre e rapisce la sorellina. Quello che una volta era un regno pacifico diventa quindi una landa triste ricolma di terrore. Se Creepy Tale 2 suona come se fosse uscito direttamente da una favola dei fratelli Grimm, la sua intenzione è proprio questa. Gli elementi sono tutti qui, ben piazzati: re, streghe, strane creature, orribili mostri. Nessuno manca all'appello. La storia in sé è in vero molto semplice e facile da seguire, però suddetta storia ed il mondo in cui ha luogo sono abbastanza per spingere il giocatore ad andare avanti. Ogni nuova scena introduce al giocatore nuove creature del bosco, molte delle quali ostili al giocatore, pronte ad ucciderlo alla prima occasione. Come nelle vecchie favole, niente è come sembra, e anche dietro alla più innocua delle creature potrebbe celarsi un pericolo mortale. Il gioco, come già detto, è un'avventura puzzle che non accompagna esattamente il giocatore per mano. Per molte delle sfide che affronterete ci sarà bisogno di usare la logica, ma ci sono anche un paio di occasioni in cui sarà necessario basarsi anche sulla fortuna e un po' di spirito d'osservazione. Comunque, questo non è un gioco difficile in senso assoluto e 3 ore dovrebbero essere sufficienti per raggiungere il finale. Dentro la foresta vivono poi molte creature e, come ho detto, non tutte saranno amichevoli. Altre uccideranno Lars a prima vista. Fortunatamente, in caso accadesse, il gioco ricaricherà automaticamente pochi secondi prima. E questa è una buona decisione perché alcune situazioni richiederanno un po' di trial and error e dover ripetere gli stessi puzzle sarebbe diventato molto noioso. Ci sono comunque un paio di occasioni in cui queste sezioni action si basano fin troppo sul trial and error, diventando così un po' noiose. Riguardo i controlli, sono semplici. La levetta del joystick o la tastiera permettono di muovere Lars come in un platform a scorrimento. Un tasto per interagire con l'ambiente e 2 per aprire gli inventari. Sì, inventari, perché a dire il vero ne avrete 2. Uno per interagire con l'ambiente ed uno per combinare tra loro gli oggetti. Una scelta un po' strana e che confonde un po' le idee, almeno inizialmente. Una critica che devo inoltre muovere è l'impossibilità di far muovere Lars più velocemente, dal momento che correrà soltanto quando sarà il gioco a deciderlo. Creepy Tale 2 è un gioco molto piacevole alla vista, sembra proprio di trovarsi in una favola dei fratelli Grimm e lo stile cartunesco è molto ben realizzato. Le creature che incontrerete saranno sempre uniche e dal design azzeccato. Confrontato poi con il primo gioco, è impossibile non notare un netto miglioramento delle animazioni e del comparto tecnico in generale, che rappresenta un grosso passo in avanti. Le atmosfere paurose del gioco vengono rese ancora più tangibili da un ottimo uso della musica e degli effetti sonori. I suoni della foresta apparentemente pacifici potrebbero indurvi ad un falso senso di sicurezza, per poi riportarvi alla paurosa realtà con l'ingresso in scena della musica che accompagnerà magari l'arrivo di un nuovo pericolo. Se avete giocato il primo titolo della serie, ricorderete sicuramente come fosse completamente muto, senza nessun dialogo. Questa volta invece il gioco è completamente doppiato e gli attori svolgono un discreto lavoro nel dare vita al cast dei personaggi. Purtroppo, Creepy Tale 2 non è tradotto in italiano. Creepy Tale 2 è un'avventura piacevole e ricca d'atmosfera, ed un netto miglioramento rispetto al primo gioco, ma a dire il vero c'è ancora spazio per migliorare.